lì è nord, lì è est, nord-est. sud, ovest. Un paio d'ettari a San Paolo, mezz'ettaro, in affitto ce l'ha mio figlio lì, e poi dietro la collina c'è la maggior parte. La terra è terra e questa è argilla proprio. C'è differenza nei vari vigneti di terreno oppure c'è una Sì. certa... Sì, al di là della collina c'è una marna calcarea friabile che è totalmente diversa dall'argilla. L'argilla è grassa e quell'altra è magra e molto minerale. Il coroncino viene da qui, dall'argilla, il gaiospino viene da di là. Il bacco è determinato dall'assaggio del vino, non dalla provenienza dell'uva. Ciao. E chi Ho era? detto ciao. Da prendere. Acciaio, cemento, legno e coccio pesto. Tutto. Esatto. Ah, questo è nuovo. Questo è nuovo, c'ha un anno. E questo è nuovo. Allora, perché mi sono convertito al cemento? Non mi sono mai torto dal cemento. Il cemento rispetto all'acciaio c'ha qualcosa di meglio, perché i vini alla fine stanno meglio, perché il rapporto con l'esterno è mediato in maniera più consistente, perché il potere coibente di una vasca di cemento è superiore a quello di una vasca d'acciaio, che ti mette subito di fronte al mondo che cambia da un giorno all'altro. Invece il cemento è più lento. E io perché utilizzo le botti di legno che stanno lì? Il tonneau, la botte di legno, ti consente di far fermentare i vini e di lasciarli con tutte le fecce, perché la feccia non è uno scarto del vino e basta, è anche la feccia il vino, perché la feccia è fatta dei lieviti morti e di altre impurità. Però nei vini che stanno fermentando, le altre impurità, la terra, tutte queste cose più grossolane, le hai tolte il primo giorno. Vedi, la botte di legno, perché si adopera la botte di legno? Perché la botte di legno traspira. Se io lascio il vino con le fecce, posso andare incontro a fenomeni di riduzione, puzza di uovo marcio, idrogeno solforato, tutte queste cose qui, puzze proprio vere. E queste puzze vengono meno in una condizione di ossigenazione. Infatti, diciamo industrialmente, viene fatta la microossigenazione, cioè questa qua invece l'ossigenazione avviene attraverso il legno. Cosa c'è dentro un grappolo d'uva? Quello che le radici tirano fuori dal terreno, le foglie elaborano e cacciano dentro il grappolo d'uva. Noi non siamo produttori di vini, ma siamo trovatori di vini. Mi spiego meglio. Alle viti non diciamo quello che devono fare, ma fanno quello che gli pare. Cerchiamo di farglielo fare nella maniera corretta, senza aumentargli troppo il lavoro e cercando di adattare il nostro intervento alla singola attitudine della singola vite. Detto questo, cerchiamo di portare l'uva a maturazione e cerchiamo pure di raccoglierla. La raccogliamo cercando di portarla a casa pulita e bella, dentro le sue belle cassette pulite, tutto pulito, pulito tutte le volte, lo fai fermentare. Dopodiché, dopo che l'hai messo a fermentare, non è che tu sai quello che ci sarà dopo, perché il lievito, mica ci abbiamo messo quello che sappiamo che c'è dal profumo di pesca, di camomilla, di ananasso, di banana, no, abbiamo piato quello che c'era, perché abbiamo preso proprio le uve dello stracacio e l'abbiamo messa a fermentare con tutte le bucce, loro sono partite e con quello ci facciamo il piede per tutta la cantina. È tutto selvaggio. Chi ha la meglio vince e chi ha la peggio perde. Per cui quelli che stavano in acciaio alla fine è diventato lo stracacio. Quello che stava in legno è diventato stragaio, questa volta in maniera impropria, perché tutte le altre volte è diventato stragaio perché era un mix tra stracacio e gaiospino. Invece in questo caso è semplicemente stracacio in legno e quella botte laggiù
dritta per dritta, là. C'aveva l'anacoreta. L'anacoreta, mentre qui avevamo 14,80 di alcol, mi pare, qualcosa del genere, 4,70 o 4,80 di acidità, lì avevamo 17,99 di alcol e 5,95 di acidità. E quello è l'anacoreta, perché ora tu andavi a sentire l'anacoreta e dici: ma sto vino non è un vino, però non è qualcosa che non è indifferente. Ci sono quelle cose che incontri e non ti sono indifferenti, hanno una loro forza. Finché non l'ho infilato in bottiglia è come se non ce l'avessi, se no rischi di starci troppo male.